preparatevi a vedere una barca che solo uno di voi potrà avere, perché come tutti gli Otam è unica, è muscolosa, è potente, è aggressiva, è esclusiva. Stiamo per vedere e navigare a bordo di Otam 58 GTS. Potenza e velocità sono il sogno di molti appassionati del motorsport, ma in mare è tutto più difficile. Il cantiere ha sempre fatto barche di questo tipo e conosce l'ingegneria e le tecniche di costruzione necessarie per far correre un grande yacht. Lo scafo è stato progettato dallo specialista Umberto Tagliavini, che ha scelto un angolo diedro a poppa di 21 gradi. Impressionante per un modello lungo 16 metri e 80 centimetri. La carena l'abbiamo già vista nelle versioni HT e Open. Questo è il restyling firmato da BG Design Firm di Giuseppe Bagnardi, rispettando il DNA di Otam e le scelte dell'armatore. La verniciatura dello scafo è custom con prodotti di altissima qualità e i motori sono dello stesso colore. Otam realizza modelli unici per clienti che danno valore ai processi costruttivi, ai materiali, alle tecnologie, alle modalità di assemblaggio. Chi sceglie Otam non ama solo la velocità, non ama solo lo stile, ama anche i motori e capisce perché sul ponte di coperta ci devono essere 4 prese d'aria dinamiche e 2 anche sul tetto. Non lo sapete? Beh, allora non siete degni di Otam. A poppa 2 prendisole separati da un corridoio centrale che ci conduce sulla piattaforma bagno. Li sentite? Questi sono i motori e da qui esce l'aria estratta dalla sala macchine. Questa invece è la passerella, è un brevetto di Otam e solleva tender fino a 400 kg di peso. Nel pozzetto tanti posti a sedere ben protetti dall'hardtop e dai vetri laterali. Un lungo mobile ospita il lavello, il fabbricatore del ghiaccio, il frigorifero e la cantina per i vini. Insomma, una zona bar invitante. L'intera plancia, a ridosso del parabrezza e i celini dell'hardtop sono rivestiti con alcantara. Il pozzetto viene inoltre rinfrescato da un impianto di aria condizionata tropicale. La plancia è quanto di più emozionante possiate avere davanti ai vostri occhi. 2 schermi, uno qui e l'altro al centro del cruscotto, entrambi della Burning Glass, per il controllo della navigazione, dei motori e di tutta l'imbarcazione. Gli interni sono realizzati a bordo, pezzo per pezzo, rigorosamente a mano per la massima precisione. E grazie al fatto che le paratie sono strutturali, ancorate sia al fondo che al ponte di coperta, è possibile utilizzare qualsiasi materiale di arredo, anche quelli più inusuali, per una barca che corre a oltre 55 nodi sul mare. Viene prodotta con fibre di Aramat, Kevlar e vetroresina e tutte le sue parti, persino i paioli, sono elementi che contribuiscono alla realizzazione di uno scafo monolitico. La compartimentazione interna non ha vincoli e la disposizione dei locali, il loro numero, la grandezza, l'arredamento, ovviamente, sono un puzzle da comporre insieme all'armatore e al suo architetto. Su questo esemplare ci sono 2 cabine matrimoniali, a prua la più grande, con spazi contenitivi attorno al letto e 2 armadi, di cui uno ha 2 ante. Il bagno ha elementi di pregio, come il granito labradoro, che ha lo stesso riflesso di luce della pelle che riveste le paratie. Non meno comoda la cabina per gli ospiti, che ha comunque il mobilio necessario per il guardaroba di una crociera, e il bagno riservato. C'è inoltre una cabina singola che potrebbe essere destinata al marinaio, anch'essa con bagno privato. Nel corridoio d'ingresso, il mobile dedicato alla cucina.
c'è molta tensione e devo dirvi che sono anche io molto emozionato. Ci sono molte persone della troupe di The Boat Show che non hanno voluto perdersi questa prova e li capisco, sono qui a bordo con me. Pensate che in questo momento in barca siamo in 10. Abbiamo due motori della MTU da 1830 cavalli accoppiati a propulsioni di superficie della Arneson, le ASD 14. Porto il trim nella posizione di 0, cioè quella neutra, potrei abbassarli e potrei alzarli. I flap invece li metto tutti giù e comincio a dare gas. Solo sentire il rumore delle turbine mi fa percepire che oggi vivremo un'esperienza molto speciale. Vedo questo lungo ponte di prua che sfiora l'orizzonte e poi lentamente, mano a mano che la velocità cresce, si abbassa. Entriamo in assetto. Siamo a 20 nodi in questo momento. Non mi dà il tempo neanche di accelerare, prende velocità da sé, le eliche sono enormi, sono a 6 pale, siamo già a 27 nodi, 28, 29. Sì, perché mano a mano che la velocità aumenta, cresce anche l'efficienza dell'elica, si riduce il regresso, cioè lo slittamento nell'acqua. Però fino adesso è stato tutto molto semplice, molto facile. Siamo arrivati a 30 nodi. Motori a 1500 giri minuto, il carico sui motori è dell'85%, il consumo di 170 litri ora per ciascun motore. C'è un po' di mare mosso, tante onde procurate proprio dalle altre imbarcazioni, ma non si sentono assolutamente e riesco anche a scartare il traffico di barche perché la ruota di timone, pur avendo parecchi giri a disposizione, in realtà permette allo scafo di virare veramente rapidamente. Anzi, mi diverto a cambiare rotta anche se non è il caso, tanto è sensibile, tanto è precisa la risposta. Dovevo mettere un cardiofrequenzimetro, ma secondo me sono già intorno a 150 pulsazioni al minuto e non ho ancora accelerato. Assetto magnifico, barca stesa sull'acqua. Controllo facile, anche con onde al traverso. Siamo a 35 nodi. Adesso provo a togliere un po' i flap. Sì, a questa velocità possiamo quasi annullare il loro effetto. Ho bisogno di prendere un po' di confidenza, è come andare in pista con una supercar, non è che al primo giro fai il record, devi imparare a conoscerla e una belva del genere richiede un po' di tempo, un po' di calma, ma io non ce l'ho e allora giù la manetta, via i flap completamente, siamo a 40 nodi. Beccheggiamo dolcemente, proviamo ad aiutarci anche con il trim delle propulsioni di superficie. Stiamo consumando 400 litri ora e la velocità è di 40 nodi. Non mi servono gli strumenti, il conto è molto facile, sto consumando 10 litri per miglio. In pratica abbiamo uno yacht super potente, aggressivo, veloce e consumiamo meno di uno yacht lento e noioso. Virare a 40 nodi e andare a prendersi la scia alta di un grande yacht è un'emozione che non vi faccio scappare. È spettacolare. Danza sulle onde senza sbattere. Ok, mi sento pronto. Giù la manetta. Carico sui motori al 100%, 2350 giri, via i flap, su col trim,
2450 giri minuto, carico sui motori sceso al 95%, allora posso dare ancora un po', velocità 55 nodi, magnifica, proviamo se si può fare di meglio, un goccio di flap, 56, tolgo ancora un po' di trim, mi sembra che le eliche spingano meglio, ancora un pelino e adesso ritolgo i flap. È tutta una successione di aggiustamenti molto fini, ma del resto siamo quasi su un mezzo da corsa. La troupe mi ha raccomandato di guardare in camera, ma non posso farlo, non posso perdere il controllo, sono su un aereo che vola a bassa quota, alla velocità di 56 nodi.5. Ora la velocità di crociera di questo yacht è di circa 45 nodi almeno e da qui, da Cannes, potremmo arrivare in Corsica in meno di 2 ore, anche se le condizioni non fossero ideali, perché lei se ne frega.